Il gerundio è un modo verbale indefinito che esprime un'azione ponendola in un rapporto di tempo, di causa, di modo, eccetera, con quella espressa dal verbo della preposizione principale. Alcuni esempi. Rapporto di tempo. Tornando da Roma ho incontrato mia zia. Rapporto di causa. Correndo veloce su di molto. Rapporto di modo. Mi è venuto incontro barcollando. Rapporto di mezzo. I ragazzi diventano forti allenandosi. Rapporto di ipotesi. Usando l'immaginazione puoi disegnare paesaggi fantastici. Rapporto di concessione. Con pur davanti al gerundio. Pur avendo studiato, non è stato promosso. In italiano il gerundio ha due tempi, uno semplice, il presente, e uno composto, il passato. Il gerundio presente si forma aggiungendo alla radice del verbo la desinenza ando, se appartiene alla prima coniugazione, la desinenza endo, se invece appartiene alla seconda o alla terza. Pertanto il gerundio presente di guidare è guidando, di leggere è leggendo, di fuggire è fuggendo. Il gerundio passato si forma con il gerundio presente dell'ausiliare essere o avere più il participio passato del verbo. Per questo il gerundio passato di guidare è avendo guidato, di leggere è avendo letto, di mentire è avendo mentito, di andare è essendo andato, di cadere è essendo caduto, di fuggire è essendo fuggito. Adesso vediamo come e quando si usa il gerundio presente. Il gerundio presente indica un'azione che si svolge contemporaneamente a quella espressa dalla frase principale, sia al presente, sia al passato o al futuro. Esempi: lavoro pensando alle vacanze, lavoravo pensando alle vacanze, lavorerò pensando alle vacanze. Il gerundio presente si usa spesso insieme ai verbi stare e andare per esprimere un'azione progressiva, cioè che si evolve e si compie nel tempo. La forma stare più gerundio presente esprime un'azione che è in svolgimento, come nelle frasi Cinzia sta mangiando, sto guardando la TV. La forma andare più gerundio presente esprime un'azione che si sta sviluppando, come nelle frasi la situazione va peggiorando, la mia salute va migliorando giorno per giorno. Per esprimere invece un'azione in corso di svolgimento nel passato si usa l'imperfetto di stare più gerundio presente, come in questa frase: quando hai telefonato stavo mangiando. Nota: le costruzioni del gerundio con i verbi stare e andare sono chiamate costruzioni perifrastiche, cioè composte di più verbi che costituiscono una perifrasi. Vediamo ora come e quando si usa il gerundio passato. Il gerundio passato esprime un'azione che si compie anteriormente a quella espressa dalla frase principale. Esempi: avendo già dormito non ho più sonno. Essendo arrivati in ritardo si scusò. L'uso del gerundio passato, soprattutto nella lingua parlata, è piuttosto raro. Al suo posto sono infatti usate proposizioni esplicite
e subordinate coordinate. Ad esempio, invece di dire avendo finito il tema Giorgio andò ai giardini, si può dire dal momento che aveva finito il tema Giorgio andò ai giardini. Oppure Giorgio aveva finito il tema e andò ai giardini. Di norma il gerundio non è accompagnato da un soggetto, perché ha lo stesso soggetto della proposizione principale. Nella frase passeggiando nel parco ho visto tanti bambini, il soggetto del gerundio è io, lo stesso del verbo della proposizione principale. Il soggetto del gerundio si deve invece obbligatoriamente esprimere, per evitare ambiguità, se si riferisce a un soggetto diverso da quello della proposizione principale. In questo caso è chiamato gerundio assoluto. Un esempio chiarificatore. Essendo la nonna raffreddata, Tamara non andò al parco. Quando il gerundio è usato con valore impersonale, il soggetto non è indicato. Un paio di esempi. Sbagliando si impara. Essendo autunno, gli alberi perdono le foglie. Nel caso in cui con il gerundio presente si usa un pronome personale diretto o indiretto, come mi, ti, ci, lo, le, eccetera, il pronome si posiziona dopo il gerundio e forma con esso una sola parola. Con il gerundio passato si posiziona invece dopo l'ausiliare, come in queste frasi. Ho abbracciato Maria, stringendola forte. Avendoti visto, mi sono fermato. Raramente il gerundio è usato in funzione di nome o autonomamente. In funzione di nome lo ritroviamo nel linguaggio musicale, come il crescendo, il diminuendo, con uso autonomo nei titoli, come ballando ballando. Riportiamo ora, per chi desidera visionarle, due tabelle con le forme del gerundio presente e passato di verbi delle tre diverse coniugazioni. Nella prima con verbi che si coniugano con l'ausiliare avere, nella seconda con verbi che si coniugano con l'ausiliare essere. Prima tabella: verbi parlare, temere, vestire. Gerundio presente: parlando, temendo, vestendo. Gerundio passato: avendo parlato, avendo temuto, avendo vestito. Seconda tabella: verbi arrivare, sedere, partire. Gerundio presente: arrivando, sedendo, partendo. Gerundio passato: essendo arrivato, essendo seduto, essendo partito.